Stefano. Peppe, ci senti? Eccoci ragazzi, Eccoci. buon pomeriggio. Ciao Peppe. Peppe, Buon pomeriggio. siamo un po' divisi ovviamente in due, ovvero il Milan ha vinto bene e il Milan è eliminato male. E quindi ti chiedo un po' com'è l'umore, di come hai visto l'umore anche ieri nel post partita di questa sorta di divisione di No, umori. io parto dal presupposto che io non ho mai creduto in un solo istante ieri e l'altro ieri alla qualificazione del Milan in Champions League, ma perché secondo me qualora il Milan avesse vinto a fine primo tempo 3-0, di là avrebbero chiuso con un pareggio come poi si è chiuso, ma non perché è un accordo, una cosa. Ma avete visto le immagini di Hakimi negli ultimi istanti della partita di ieri, quando chiedono lumi sul risultato di Newcastle, gli dicono, Luis Enrique dice vince 2-1 il Milan, e là cominciano a palleggiare, a non affondare più. Quindi in quanto io non ho mai creduto il Milan, che ha giocato la qualificazione della partita contro il Dortmund in casa, ma sono venuto con Newcastle in casa. Quindi, detto tutto questo, per me ieri il Milan ha fatto il Milan. Sono le giornate che ti lasciano qualcosa, a me da cronista mi hanno lasciato qualcosa. Bruttissimo primo tempo, ma secondo tempo da Milan, perché ha fatto i cambi giusti, perché c'erano finalmente dei cambi, perché io ricordo ne parlavo ieri sera puntato per le carte, quante volte il Milan ha vinto dominando le partite, ma quante volte il Milan ha vinto facendo il Milan, cioè subendo, rischiando, chiudendosi, battagliando e con un orgoglio di dignità e andare a vincere le partite sporche, ma io ne ricordo decine e decine. Ecco perché vi dico che secondo me ieri è una partita dove il secondo gol lo costruisci con 3 nuovi acquisti, ma non parlo dei nuovi acquisti, non mi interessa nuovi vesti, parlo proprio in generale. Quando esci dal campo e te la risolve Leao, è sempre Leao. Quando per una volta te la risolvono gli altri, si vanno agli spogliatoi e si abbracciano anche gli altri, e prende consapevolezza e fiducia alla squadra. Ieri è stata la partita ennesima di delusione, almeno per quanto mi riguarda, di Loftus-Cheek, ma adesso ci sono delle alternative valide. Adesso ti puoi permettere di giocare addirittura una partita con Pulisic tre quarti, con Ciquezza a destra, che non sarà un fenomeno, ma comincia pian piano a far vedere un po' il proprio valore. Jovic quando entra si comincia a far sentire, cioè è una partita che ti dà consapevolezza. Quindi per me, da quella che erano le mie aspettative, il Milan ieri ha preso il massimo, ha vinto in uno stadio, io ero lì, complicatissimo, c'era un ambiente surreale, talmente era bello, eccitante, esaltante per loro. Il Milan si aspettavano che il Newcastle attaccasse per 20-25 minuti, è successo così. Pensate che un mio collega che segue spesso il Newcastle, a fine primo tempo che scrive un messaggio e mi dice vince il Milan, e io ho detto ma perché? Perché non conosci il Newcastle volevano fare 2-3 gol nel primo tempo perché sanno che dopo caleranno, perché giocano sempre gli stessi, perché la Premier League ti prosciuga, e così è stato. Il Milan ha resistito e ha vinto la partita, e poteva vincerla anche con molti più gol di scarto. Questa consapevolezza magari che hai visto nella partita di ieri, Peppe, pensi che il Milan riesca finalmente a trascinarsela per 1, 2, 3 partite? Perché poi alla fine è questo ciò che è mancato negli ultimi 2 mesi. Mi sbaglierò, poi ci risentiamo, ma secondo me quella di ieri è una partita che può cambiare qualcosa nella stagione. Non ho certezze, non ho sicurezza, ma è una partita, secondo me, che ci sono delle partite che ti affossano, ci sono delle partite che ti fanno risorgere. Ieri secondo me è una partita che ti può far risorgere. Sì, il problema è che si gioca contro una squadra che non ha niente da perdere domenica, in un orario inconsueto, devi giocare sicuramente con un ragazzino in difesa, Simic e Bartesaghi, vista la squalifica di Davide Calabria, ma sono convinto che la partita di ieri ha dato, ho visto, se avessi visto volti felici vi avrei detto una squadra si è accontentata, ma ho visto un misto di rimpianto, soddisfazione e orgoglio per quello che avevano fatto, ma soprattutto, ripeto, tanti rimorsi per quello che poteva essere non è stato. Cioè, parliamoci chiaramente, il Milan ha avuto un girone complicato, ma il Milan si è suicidato, no? Sì, si è un po' buttato via, sì. Non è che hai giocato a Dortmund, ti hanno battuto 4-0 e devi stare zitto, no. Col Dortmund a Dortmund meritavi di vincere, col Newcastle a Milano meritavi di vincere. Ieri hai vinto, non hai vinto contro a Parigi perché meritavi di non vincere, hai vinto col Paris Saint-Germain in casa perché meritavi di vincere. Quindi le due partite che restano probabilmente l'impianto maggiore sono Milan-Newcastle,
e Milan Borussia Dortmund, anche se era un momento negativo. Milan Newcastle io guardo da subito, ero con Gianluca Di Marzio, alla prima di campionato di gol finisce 0-0, io ho detto questo è un pareggio brutto, è un pareggio, sai, che resti lì, pareggio brutto perché non fai gol, ti trascini la negatività, però sono convinto che la partita di ieri sera può cambiare, poi non ho detto che succede, può cambiare. Ieri il Milan ha giocato 2 o 3 partite nella stessa partita, hanno saputo soffrire, hanno saputo vincere, hanno saputo dominare, hanno saputo far gol, hanno saputo giocare 15-16 elementi, hai giocato con Teo Hernandez centrale, perché se ieri avessi giocato con Teo a sinistra e Malik Thiaw al centro, secondo me avremmo visto anche un'altra ancora partita più bella, ma tanto col senno di poi non si succede niente, però io guardo solo molte cose positive di ieri. Poi che il Milan è attardato in classifica, che il Milan ha perso la qualificazione in Champions, lo sappiamo tutti, ma io sto guardando già la prospettiva. Peppe, un po' mi hai bruciato la domanda, cioè dietro cosa si farà domenica? Io ho anche mezzo pensato a una sorta di Yunus Musa, ma a questo punto sarebbero forse 2 fuori ruolo. No, credo che Pioli opterà da quello che so, tra Bartosai e Simic. Addirittura mettere Simic, che aveva fatto molto bene con il Real Madrid quest'estate quando ci fu l'amichevole, ero presente. Mettere Simic vuol dire che metti solo un giocatore fuori ruolo, perché rimetti Florenzi a destra, Teo Hernandez a sinistra, Simic in mezzo con Tomori, centrocampo magari puoi far riposare Loftus-Cheek, secondo me, il mio personale avviso, perché è un po' stanco, magari può riposare anche Pulisic, che non si è mai fermato e si vede un po' meno spunti qualche settimana fa, mi ricordo lui è rientrato dall'infortunio, è stato catapultato titolare sempre, e basta. Poi Leao c'è, adesso puoi mettere su Chukwueze, adesso al 60° non ti devi creare il problema se devi mettere Jovic, perché ha una buona condizione. Secondo me si stanno rimettendo pian piano le teste del puzzle al proprio posto, pian piano. L'ultima cosa che ti chiedo, Peppe, è praticamente una sorta di nome, o meglio, di una candidatura di quelli che magari hanno giocato un pochino poco, soprattutto davanti. Chi può dare quel qualcosina in più a dicembre per farti fare il salto? Tipo Okafor, tipo Jovic, tipo Chukwueze, qualcuno che magari con un gol, 2 gol, un assist, eccetera, ti può fare avvicinare all'Inter e far passare magari una fine annata migliore. Deve essere il finale di 2023 di Rafa Leao, perché Leao non gioca da un mese, bello riposato. Ieri l'ho intervistato nel post partita e in onda e fuori onda gli ho fatto i complimenti per come sta parlando. Allora inizia a parlare da leader, io non me l'aspettavo, ma proprio dice delle cose sensate, che voi sapete quanto nel calcio spesso si dicono ovvietà. Secondo me deve essere il finale di stagione di Leao, che non ha bisogno di riposare più, gioca col Monza, che gioca con la Salernitana e gioca col Sassuolo. Sono 3 partite sulla carta semplici, lui deve fare il Rafa Leao, deve fare il campione, deve far vincere il Milan. Poi sì, Okafor va bene, quello per me è tutto, tanto su 3 partite al 90% vedremo titolari soliti, Chukwueze, Giroud, Leao e Pulisic. Poi magari in una partita riposa uno, in una partita riposa Pulisic, in una partita riposa Giroud, ma più o meno quello è il Milan, non è che lo si cambia tanto. Quindi io mi aspetto che Leao torni nuovamente a riprendersi il Milan in mano, che per colpa di questo disgraziato infortunio non l'ha potuto fare. Peppe, grazie, buon ritorno, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Ringraziamo Peppe Di Stefano che era